il trionfo della inobiettività, questa recensione. No, allora, noi siamo senza dubbio innamorati del suono Vivid, senza alcun dubbio. Quindi, una volta tanto possiamo dire che un po' siamo di parte, un po' siamo di parte a buon ragione. Io credo a ragione, però. Esatto, perché comunque sono dei diffusori eccellenti, sì, a cui non gli si può dire nulla, se non un po' per la forma, perché mentre le Kaya che tu hai sembrano un po' dei barbapapà, questi sembrano quasi delle uova di Pasqua, un po' modificate. Sì, scherzo. Va bene. E forse avrete riconosciuto in qualche maniera una certa somiglianza con le Kaya 90, e che avete già visto in altri video. Questo sostanzialmente è come se fosse la parte terminale verso l'alto di una Kaya grande. Esatto. Comunque, io di questi diffusori, lo dico subito, sono totalmente innamorato, perso. È la terza volta che mi capita di provarli, farò del mio meglio per cercare di essere obiettivo, però avendolo detto in premessa. Esatto, allora non so quando voi followers vedrete il video, ma noi lo stiamo girando poco prima di Natale e voglio dire pubblicamente che non te ne regalo. No, ecco. Assolutamente. Allora, subscribe, campanella, campanaccione, tutto il resto, a tra poco molte cose interessanti. Ciao. Tienimi a freno perché potrei parlare per ore. Ecco. Allora, partiamo dal presupposto che Lawrence Dickey è un genio. Diciamo a chi non lo sapesse già che è il padre delle famosissime Nautilus. BMW. È andato via dalla Bowers & Wilkins perché non gli lasciavano fare quello che voleva. Attorno al 2000. Attorno al 2000, e quello che voleva è stato poi la serie Ghia, che è la top di gamma della Vivid, che ha quel ricciolone posteriore che si fa via via più grande man mano che la cassa aumenta, tanto che il modello Entry, il 4, sì, ha le canne, perché la cassa è piccola e non ce la faceva a fare le canne rastremate posteriori all'interno del cabinet. La 3, la 2 e la 1, che è il top di gamma, invece hanno queste canne rastremate all'interno del ricciolone. Adesso poi è uscita la Moia, sì, la Moia 01, che è una cassa che abbiamo avuto modo di ascoltare all'ultima fiera di Milano, e è una cassa enorme con 8 woofer, insomma è il flagship della Vivid. Allora, vuoi un po' parlare tu di queste casse e io ogni tanto ti tengo a freno? Vai. Ok, allora la serie Kaya, di cui, lo ripeto, avete già visto il modello più grande, cioè la 90, che è quella che utilizziamo nell'altra sala, e quindi c'è la 90, la 45, la 25, e poi c'è questa che si chiama 12, S12, S sta per stand mounter, cioè da stand. Qual è l'idea che sta alla base della linea Kaya? Di fare un diffusore che fosse un po' più inseribile in un ambiente normale, laddove invece la serie Ghia è molto, come posso dire, caratterizzata e quindi si impone all'interno di un ambiente domestico. Questi sono dei diffusori con delle forme, per quanto abbastanza strane, ma un pochettino più utilizzabili. Sì. Il modello S12 ha una peculiarità. Lawrence Dickey voleva rimanere fedele alla sua impostazione, che prevede l'utilizzazione di questi che loro chiamano tapered tube, cioè tubi rastremati. Il tubo rastremato che cosa serve? Serve ad assorbire completamente l'emissione posteriore dell'altoparlante, sia del tweeter sia dei diffusori più grandi, dei driver del mid e dei bassi. Abbiamo detto, nelle Kaya grandi questi tubi rastremati sono inclusi all'interno del mobile, nella serie Ghia li vedete a vista. In uno spazio, in un volume così piccolo, come si poteva fare? Questa cosa ha richiesto un notevole impegno. Il tweeter, che vedete qui, ha il suo tubo, il suo tubicino, ma la lunghezza d'onda del tweeter è molto ridotta, quindi il volume interno della cassa è sufficiente a contenerlo. Per quanto riguarda invece i tubi rastremati dell'unità mid-woofer,
c'è una intelligentissima soluzione tecnica che prevede la realizzazione, la state vedendo in questo momento, di una doppia pelle all'interno del diffusore che consente di realizzare in una specie di intercapedine modulare 8 tubi che vanno a comporre lo stesso volume del tubo che servirebbe, se fosse uno solo, per questo driver qui. Morale, stiamo parlando di un diffusore bus reflex, perché comunque lo vedete c'è il tubo di accordo posteriore, che è dotato della stessa idea di base del tubo rastremato che caratterizza tutte le Esatto, Vivid. tutta questa show a che cosa serve alla fine? A fare in modo che il componente posteriormente non si trovi nessun filtro pneumatico, mi viene da dire. Sì, ecco. esattamente, cioè quindi che venga totalmente neutralizzata l'emissione posteriore. I driver sono interamente di realizzazione Vivid. Vivid fa parte di quei costruttori che non si appoggiano a specialisti terzi, i classici costruttori danesi, ma se li fa in casa, utilizzando sostanzialmente membrane in metallo, quindi anche in questo caso il tweeter è alluminio con un ring in carbonio che serve a alzare la frequenza di break-up. Che cos'è la frequenza di break-up? È la frequenza massima riproducibile dall'altoparlante. Dall'altoparlante prima che cominci ad avere un comportamento non prevedibile. E il midwoofer è anche questo realizzato interamente dalla Vivid, progettato e realizzato dalla Vivid. Sono sempre dotati, lo state vedendo, di questa grossissima cupola parapolvere che comunque entra nell'emissione. Dal punto di vista dell'incrocio fra i due componenti è posizionato a 3000 Hz con un taglio a 24 dB ottava, che è un taglio estremamente con una grande pendenza, ma questo, dice Lorenz, io lo faccio perché siccome i miei altoparlanti vanno particolarmente bene, sono particolarmente lineari, io non ho bisogno di fare un taglio molto largo, quindi in questo modo, perché quando si fa il taglio largo, quindi 12 o addirittura 6, entrambi gli altoparlanti per una certa regione della frequenza suonano insieme e questo serve fondamentalmente per cercare di compensare eventuali mancanze che gli altoparlanti meno buoni hanno agli estremi banda. Ma fammi dire una cosetta, Giulio, è chiaro che gli altoparlanti se li possono fare in casa le grosse aziende o le aziende high-end, perché poi buona parte della produzione viene appoggiata, di casse normali, appoggiata a costruttori di altoparlanti, perché alla fine è la soluzione più economica per fare un diffusore ben suonante ma che non ha dei costi proibitivi, perché poi è chiaro che costruirsi in casa gli altoparlanti ha un costo enorme, no? Enorme. Tra l'altro richiede comunque non soltanto a quel punto la conoscenza, la competenza progettuale per quanto riguarda il diffusore, ma anche della tecnologia necessaria a costruire il singolo altoparlante. Quindi bisogna trovare personaggi, ad esempio Lorenz. Comunque ecco, sono richieste competenze specifiche che è piuttosto difficile trovare persone che le abbiano. La Vivid opera in Sudafrica e questo è un fatto interessante perché Lorenz Dickey venne contattato dopo la sua fuoriuscita da Bowers & Wilkins da questo gruppo di imprenditori sudafricani, uno dei quali era il distributore di Bowers & Wilkins per il Sudafrica, che gli proposero di cominciare a pensare a una serie di diffusori high-end da realizzare appunto lì. Dal punto di vista cromatico, questi diffusori sono disponibili nel nero piano laccato che vedete qui, in quella grigio matte che è quelle che hai tu su di sopra, che mi sembra il colore assolutamente più giusto e standard, perché poi si possono avere in qualsiasi colore della tabella RAL, e quindi verde, arancione, celeste, insomma. Avrete visto, e lo state vedendo in questo momento, il meraviglioso verde, che era quello che noi abbiamo visto per la prima volta. Noi abbiamo avuto il piacere di ascoltare i prototipi a un Milano High Fidelity, forse prima della pandemia. No, era Monaco.
Io le vidi a Milano, forse non suonanti, suonanti a Monaco. A Monaco, verdi. Un verde acido meraviglioso, arancioni opaco, sono spettacolari, insomma ce ne stanno tanti di colori. Non abbiamo detto il prezzo. Allora, per dire del prezzo dobbiamo dire due cose. Sì. Il diffusore è disponibile da solo oppure con gli stand dedicati. Esatto. Questa cosa genera un piccolo problema perché noi abbiamo provato a far suonare le Kaya S12 su tanti tipi di stand, ivi compresi i nostri solid steel, e purtroppo la prestazione migliore la si ottiene con gli stand dedicati, sui quali c'è da dire forse anche un piccolo aneddoto divertente, cioè? Possiamo dire. Sì. Quando io ho chiesto a Lawrence Dickey ma com'è che suonano così bene con questi stand e un po' meno bene con gli altri stand, la risposta che Lawrence mi ha dato candidamente è: non lo sappiamo neanche noi, non si può sapere tutto. Dice, abbiamo fatto diversi prototipi per questi diffusori, quando siamo arrivati a questi, boom, il risultato è stato pazzesco. E effettivamente devo ammettere che è vero, ma purtroppo costano 1.900 euro gli stand e 7.500 euro le casse. È chiaro che non è una cifra banale, assolutamente, ma è una cifra assolutamente conveniente rispetto allo spettacolare suono che queste casse riescono a riprodurre. Io direi che per quanto attiene il discorso del rapporto prezzo-qualità, ne parliamo durante la parte relativa all'ascolto, ma secondo me c'è una considerazione da fare alla base di questo discorso. Esatto. Allora, io sono pronto, sì. Sono pronto, andiamo e poi all'ascolto tante sorprese. Ciao! Ciao! Allora Giulio, questa volta ho sventrato tanto, diffusore high-end, mi sono preso una bella responsabilità, cari followers, spero che apprezziate questa grande fatica. Però possiamo dire che siamo stati imbeccati. Ho chiesto a Lawrence come lo potevo fare nel migliore dei modi. Allora, qui Twitter. Allora, mi affaccio qui. Ok? Sì. Cupola, qua possiamo vedere queste due fettucce di rame, le vedi? Anzi, guarda, illumino qui, ecco, fettucce di rame, 1 e 2. Sì. Ok? Queste portano il segnale fuori, quindi dall'avvolgimento a fuori, e infatti corrisponde con le due uscite dei cavi, positivo e negativo. Ok? Nel frattempo, lo diciamo già da adesso, sì. Mandiamo anche un esploso del Twitter che fa parte della documentazione che ci ha dato Vivid. Esatto. Tubo, come abbiamo già mettilo a favore di camera. Avuto modo di dire, camera posteriore. Esatto. Si chiama camera posteriore. E vedete che il tubo è rastremato. Allora, se tu lo abbassi, lo mettiamo sul fondo bianco invece che sui tuoi pantaloni. Sì. Ecco, mettilo proprio in orizzontale, in verticale in questo caso. No, appoggialo sul tavolo. Così. Ecco, vedete proprio la forma rastremata. Esattamente. Eccolo qui. Ok? Dietro ha una filettatura, un'impanatura per il bullone che corrisponde posteriormente. Lo facciamo vedere sulla cassa? Eccolo qua. Quindi quello lì se lo tira da dietro. In questo modo non ci sono, vedete sul pannello frontale, le consuete viti, cioè lì sul pannello frontale c'è soltanto il buco. E facciamo vedere l'O-ring. Esatto. Lawrence è molto affezionato agli O-ring. Mi piacciono tanto, sì. Che serve proprio da, eccolo, qui c'è. Per chiudere, per sigillare, perché sì, lì nel pannello vedete che c'è un recesso che serve proprio per l'O-ring. Ovviamente senza rendere particolarmente critico la coppia di serraggio. Che non ho idea quanto sia. No, ma non è un problema, mi ha detto Lawrence. Ok. Adesso questo lo poggio così. Poggialo così.
passiamo al woofer. Che da davanti uno potrebbe dire: accidenti, quanto è grossa la cupola parapolvere. L'O-ring, facciamo vedere l'O-ring. L'O-ring anche stesso principio, e quindi sul mobile, eccolo qua, esatto, c'è lo svaso per accogliere l'O-ring. Giro 1, 2, 3. Ta-da! Ecco, capiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, sai cosa mi ricorda questo, Giulio? Tantissimo i sub della Pioneer per uso car, che erano delle cose pazzesche e che avevano più o meno lo stesso disegno. Ok. Costruiti benissimo, ma questo è costruito ancora meglio. Adesso chiaramente si può vedere come la cupola parapolvere qui corrisponde con questo anello di rinforzo della membrana in alluminio. Sì, lo sto inquadrando. Ok? Cavi in argento. Sì. Che escono per i collegamenti 1 e 2. Struttura sottilissima, Quasi inesistente. Queste sono le razze. sì. Giusto? Poi sotto la bobina traforata. Guardate che escursione che c'ha questo woofer. È impressionante. Impressionante. E non si vede la bobina mobile perché è completamente affogata all'interno di questo pazzesco magnete che sicuramente è in neodimio. Sì. E facciamo vedere, Giulio, credo che sia evidente, i moltissimi fori di ventilazione. Sì, si vedono perfettamente. Questi fori di ventilazione sono così tanti perché questo diffusore non può avere il foro di ventilazione posteriore, perché posteriormente è chiuso perché è sistemata questa impanatura che poi serve, come abbiamo già visto per il tweeter. La vite forse si vede qua giù, perfettamente, eccola come qua. abbiamo visto per il tweeter, serve ovviamente per chiudere, per tirarselo da dietro. Perfetto. Allora il woofer lo sistemiamo qua, lo freniamo con il suo ring, così non esatto, e passiamo al mobile. Allora, io illustrerò il filtro che sta qui sotto. Ok, e che io sto mostrando. Ok, quindi ha una grossa bobina per il woofer, poi lì c'è una bobina per il tweeter e qualche altro piccolo componente. Occupa la base del cabinet. Ok? E poi qui invece, Giulio, tu ci farai vedere, allora, dopo che io illuminerò con questa lucetta aggiuntiva, esatto. Dunque, quella che vedete, io provo a infilare la mano, ecco, quella che vedete qui è la controfodera del sistema con gli 8 tubi rastremati. Quindi questa qua che io sto indicando con la mano è questa controfodera che sta all'interno del diffusore. Come si può chiaramente vedere, questa controfodera è riempita di assorbente acustico ed ha una forma che va a ricopiare la forma del diffusore. Poi vediamo che c'è questa struttura sempre in plastica che porta parte la parte terminale del tubo di accordo, e che vediamo qui. Infatti se tu metti la manina dietro al tubo si dovrebbe vedere la manina e il ditino. Eccolo. Si vede? Sì, perfettamente. Se ruotiamo il diffusore andiamo dal lato delle connessioni, che sono il positivo e negativo. Non c'è la possibilità del wiring, ma insomma non ci sarebbe spazio. Quello che sto mostrando subito sotto, ma poi in distanza si vedono anche le altre due, le filettature che accolgono le 3 viti che bloccano il diffusore sul famoso sostegno, scusate. Bene, direi che vogliamo far vedere il sostegno, giusto, perché costa così tanto che sì, giusto farlo vedere. Io nel frattempo indugio ancora un po' su Twitter. Ecco, facciamo vedere il sostegno, giusto? Allora, il sostegno, eccolo qui. Molto bello, È un unico pezzo. Sì, molto bello. È un unico pezzo. Sì, alla fine è vero che è molto caro, però è altrettanto vero che è
davvero particolare anche come costruzione, come realizzazione. Non Sì. credo sia facile fare una... No. Eh. Poi ha diciamo sul piatto che accoglie il diffusore c'è uno strato di neoprene che serve a disaccoppiarlo leggermente. Va bene, andiamo all'ascolto. Ci saranno tante sorprese perché questi diffusori, già ve lo dico, già ve lo diciamo, ci piacciono da morire. A tra poco, ciao. Ciao. Allora, avvicinati così andiamo meglio con... Ecco, devo dire che sentire queste casse è un piacere per l'anima. Sì. Sul fatto che noi siamo particolarmente inclini ad apprezzare i prodotti della Vivid Audio, direi che non c'è dubbio, quindi che questa sarà una recensione accusabile di partigianeria lo sappiamo, ma che volete farci? E nessuno ci dà niente in cambio. No, nessuno Queste purtroppo non rimarranno certo. Se non, io mi auguro l'amicizia di Lorenz, di cui ci possiamo pregiare. Fregiare. Esatto. Esatto. Tra l'altro, a proposito di questo, troverete nei prossimi giorni un'intervista a Gresi Abaco, che è un ingegnere italiano che lavora con Lorenz da un po' di tempo, e in particolare gli ha dato una mano a progettare e sviluppare le Moia 01. Allora, parliamo delle S12. Allora, io dico quello che è il mio pensiero rispetto a questi diffusori, che probabilmente serve anche un pochino ad inquadrarli meglio. Allora, io quando osservo l'intera si chiama line-up, cioè l'offerta della Vivid, e vedo che questi diffusori costituiscono l'entry level, mi viene da pensare, ma quando è stato pensato questo diffusore? È stato pensato come entry level dal punto di vista economico, o il fatto che sia l'entry level dal punto di vista economico è soltanto una conseguenza del fatto che è un diffusore un po' più piccolo? Perché io quello che vedo in questi diffusori è esattamente lo stesso approccio metodologico, lo stesso approccio progettuale che caratterizza i diffusori più grandi. Quindi a me viene da pensare questo, che il nostro amico Lorenz sia partito da una considerazione non di carattere economico, ma da una considerazione differente, cioè è possibile dare l'ascolto Vivid, l'ascolto con la qualità, con le caratteristiche di Vivid, anche a chi non dispone di un ambiente grande e dedicato all'ascolto della musica? Perché secondo me questa è la sfida a cui queste Kaya S12 sono chiamate. E secondo me, viste in quest'ottica, è un risultato assolutamente positivo, un risultato completo. Cioè, se io non ho un ambiente grande, se io non ho un ambiente dedicato, se io non ho tutte le condizioni al contorno tipiche dell'impianto high-end, devo per forza rinunciare ad un ascolto high-end? La risposta è no. La risposta è no. La risposta è no, perché questi diffusori, nella loro dimensione contenuta, che cosa fanno? Sacrificano dichiaratamente l'estremo più basso. Ma se io ho una stanza piccola, se io ho una stanza non totalmente ottimizzata per l'ascolto, forse quell'estremo basso, enormemente energetico, diventa un problema che poi non so come gestire. Sì. Lo abbiamo detto 100 volte, quanto spesso ci è capitato di vedere persone che in assoluta buona fede, facendo sacrifici, hanno speso un sacco di soldi, si sono portati a casa dei diffusori grossi, troppo grossi per il loro ambiente, e poi hanno passato anni a mettere tubi, trappole, cose, cercando di addomesticare questi bassi che per forza di cose nel loro ambiente non possono Quindi essere non riprodotti. riuscendoci. E avendo frustrazioni, e poi pensando è colpa dell'amplificatore, è colpa del DAC, è colpa della testina. No, è semplicemente che in un ambiente piccolo dei diffusori grandi non ci vanno. Qua, se uno ha la
freddezza, la consapevolezza di dire ok, ho una stanza piccola, non me li posso permettere i diffusori da pavimento a gamma intera, questa secondo me è una risposta strepitosa. Esatto, anche perché non deve poi essere vista e letta come una rinuncia, ma come una sapiente scelta rispetto a quello che uno si trova di fronte all'ambiente che ha. Ho queste casse, anche se, come ha detto giustamente Giulio, sacrificano qualcosa sull'estremo grave, ma questo è ovvio che sia così. Abbiamo sentito tante cose anche con un bel basso, ma ovviamente non senti la fondamentale di quel basso perché l'altoparlante non riesce proprio strutturalmente ad arrivare fino laggiù. Ma la parte dal medio in su è dal medio basso in su è talmente bella e ti fa talmente cancellare completamente la sensazione di stare di fronte a uno strumento di riproduzione, ma bensì direttamente allo strumento dal vivo. Ieri tu hai passato tutto il pomeriggio qui ad ascoltare, mi ha mandato un messaggio, ci sono stato 3 ore giù, ci dovevo stare 5 minuti, proprio perché l'ascolto ti rapisce completamente, Sì. totalmente, davvero hai proprio la sensazione che il musicista stia suonando per te, lavorando per te. E questo si sente soprattutto nel micro contrasto, è impressionante tra i vari strumenti, la voce, qualsiasi tipo di orchestra, è impressionante, veramente impressionante, sei d'accordo? Sono d'accordo. Una cosa che ho notato in questo ultimo ascolto, perché lo ricordo, è la terza volta che queste Kaia passano per le nostre stanze, e no, non sempre le stesse, differenti. Per il nostro cenacolo. E, ecco, la cosa di cui mi sono reso conto questa volta, avendole pilotate prevalentemente con un amplificatore di elevata qualità e molto molto capace in termini di erogazione, che è il Vitus RI101 MK2, che sono diffusori che riescono a svelare completamente le caratteristiche della catena che gli sta a monte e francamente anche a valorizzarle. Detta in altri termini, quando io ho scritto la recensione di questi diffusori per Audio Gallery, li avevo provati con degli integrati buoni, ma non così potenti, e ne avevo parlato in termini entusiastici. Credo di aver scoperto con questo Vitus, in accoppiata alle Kaia, un buon 50% che era rimasto inesplorato nella precedente recensione. Quindi è interessante il fatto che questi diffusori sono diffusori, tra virgolette, gentili, cioè se li fai suonare con un amplificatore non potentissimo, funzionano bene, funzionano molto bene, riescono a portare in evidenza le doti della catena a monte, ma certo se gli metti dietro un amplificatore di caratura elevata come è il Vitus, queste volano letteralmente. Una cosa importante, una cosa che secondo me fa la differenza, probabilmente figlia della dimensione e della forma così particolari, è che questi diffusori, ne sei testimone, spariscono. Completamente. Spariscono a occhi aperti. Sì, bravo, tanto che alcune volte a me capita di chiudere gli occhi per capire meglio, per avere meglio l'immagine. Qui non c'è bisogno, qui non ti viene neanche da chiudere gli occhi, tanto chiusi o aperti è praticamente la stessa cosa. Sì. E io le vedo anche non solo in un ambiente piccolo, come tu giustamente hai detto, ma le vedo anche in un grosso ambiente abbinate a dei grossi subwoofer. Potrebbe essere. Potrebbe essere, perché alla fine la magia del bookshelf, più facile da pilotare, al quale manca la distorsione della parte bassa, perché non ci dimentichiamo che l'elemento che distorce di più in un diffusore acustico sono proprio i woofer, perché sono chiamati a muoversi molto di più, a assorbire molta più energia, quindi sono l'elemento critico, meno performante. Staccato quell'elemento critico e quindi ha avuto questa assoluta magia
Poi l'abbinamento con un subwoofer anche molto grande potrebbe essere di grande senso. Sì, peccato non averne a disposizione di sub. Tutte le volte che sono capitate qui da noi le Kai S12, l'unico sub che c'è a disposizione è quello che ho io su di sopra, che è il Rel T0, ma francamente è talmente piccolo che È piccoletto, sì. sarebbe eccessivamente piccolo, quindi non sarebbe una cosa indicativa. Altre cose che volevo dire è che come tutti i mini diffusori buoni, cavalli di razza, anche queste necessitano di una buona messa a punto per quanto attiene il posizionamento, perché riuscire a sfruttarla al meglio per questa quasi magica capacità di creare questi enormi spazi sonori richiede di lavorare un po' sul corretto posizionamento. Lo avrete visto nelle immagini della stanza, le state vedendo anche in questo momento, non possono lavorare addossate al muro, quindi più aria c'è attorno e meglio sono in grado di esprimersi. Unico tallone d'Achille, se di tallone di Achille vogliamo parlare, sono gli stand, perché suonano solo con i loro stand, perché poi li abbiamo anche provati con altri stand, tra cui i Solid Steel che normalmente utilizziamo, ma le prestazioni sonore non sono queste. Il perché non lo sa neanche Lorenz, cioè Lorenz a domanda ha risposto: ci sono alcune cose che non si spiegano. Noi abbiamo provato alcuni stand, questi erano gli stand migliori, una volta messe su questi le casse hanno tutte queste capacità che abbiamo descritto finora. L'unico problema è che costano quasi 2.000 euro. Sì. Quindi a fronte dei 7.500 euro che ci vogliono per le casse, che sinceramente mi sembra un prezzo assolutamente giustificato e ragionevolissimo, Sì. non solo per quello che offrono, ma per la tecnologia impiegata. Certo, gli stand sono un po' cari. Sì, gli stand sono penalizzanti, ecco, diciamo che se gli stand costassero, non lo so, non dico la metà, ma qualcosa che gli assomiglia, 1.000.000, ecco. Ecco, 1.000, 1.200, insomma sarebbe perfetto. Con gli stand da 1.900 mi rendo conto che insomma è una cifra un po' fuori tiro. Sì, anche se poi se consideriamo che lo stand fa un po' parte del suono e un po' parte della cassa e alla fine facciamo la somma, queste casse valgono molto più dei 10.000 euro che costano, compresi Sì. gli stand, quindi poi alla fine glielo perdoniamo, ecco. Ma del resto credo che non sia trascurabile sottolineare il fatto che il nostro amico pianista Stefano Greco, che salutiamo, Ciao Stefano. tra i tanti diffusori che ha ascoltato, magari quando ci viene spesso a trovare qui in sala e quindi ha avuto modo di ascoltarne tanti, da noi, altrove, e alla fine un signore che fa di professione il pianista si è scelto esattamente questi diffusori qua, che pilota con un amplificatore Gryphon 300, l'integrato grosso della Gryphon, però ecco, questi qui ha scelto, evidentemente, insomma, un motivo ci sarà. Sì. Va bene, allora, grazie. Scampanecciatevi, subscribe, campanella, social network, grazie di tutto, ciao.